Ciao a tutte e benvenuti al mio nuovo video. Nel video di oggi volevo parlarvi di un prodotto specifico che ho utilizzato in questi mesi per poter far crescere le ciglia e le sopracciglia. Prima di farvi vedere le foto del prima e del dopo e di parlarvi di questo prodotto che ho utilizzato, volevo farvi vedere un po' la storia delle mie sopracciglia. Volevo farvi vedere prima la storia delle mie sopracciglia, questo perché? Perché comunque volevo farvi rendere conto di come erano le mie sopracciglia all'inizio, come le ho trasformate nell'arco dei tempi nell'arco degli anni e come sono, come erano all'inizio di questo trattamento. Quindi voglio proprio farvi vedere l'evoluzione delle mie sopracciglia. Non farò lo stesso con le ciglia perché in realtà comunque le ciglia le ho sempre avute corte, sfigate. Infatti c'è mia sorella che ce le ha, non dico il doppio delle mie, però comunque ce le ha molto più lunghe delle mie. Ogni volta infierisce su di me sul fatto che io non abbia ciglia. Però vabbè. Comunque di ciglia ne parleremo dopo. Vi faccio vedere prima le foto delle mie sopracciglia. Vi prometto una cosa prima di farvi vedere la foto: non prendetemi in giro per, la foto per le foto da bimba minchia che vedrete da qui in avanti, perché comunque nel lontano 2008-2009 penso che chiunque di noi abbia fatto delle foto in cui rivedendo si dice ma che foto facevo? Ecco, io prima cercando sul mio Facebook dei meandri degli album passati ho scoperto veramente foto che era meglio non riscoprire, però in realtà volevo farvi vedere le foto. Quindi partiamo con la prima foto con una bellissima espressione da persona da posa naturale. Eccola. Come vedete, concentratevi solo sulle sopracciglia, mi raccomando, non concentratevi sul resto. Comunque, come vedete, in questa foto le mie sopracciglia erano comunque abbastanza grosse, ma la caratteristica principale delle mie sopracciglia in quel periodo, quindi nelle mie sopracciglia originali, perché comunque lì erano praticamente non toccate, è il fatto che le mie sopracciglia non abbiano un arco, nel senso che, come vedete, sono comunque abbastanza grosse, ma sono proprio dritte. Quindi avete presente quei fumetti in cui ci sono gli omini con le sopracciglia dritte? Ecco, io ero una di quei fumetti. Comunque, per ovviare a queste sopracciglia fantastiche, quando nel lontano anno, non mi ricordo neanche che anno fosse, forse 2010, comunque non mi ricordo, comunque quando iniziai a fare il corso per estetista, il primo anno che trattammo delle sopracciglia me le feci fare dall'insegnante. Questo perché? Perché comunque, vabbè, è un estetista, ci sta insegnando, saprà trasformarmi le sopracciglia. Così fece, però comunque per modificarle un po' andò ad affinarle tanto, perché in realtà per creare l'arco dovete un po' farmele fini. Quindi io adesso vi mostro la foto, cioè una delle foto che ho fatto comunque durante il primo anno del corso di estetista per farvi vedere un po' come si sono trasformate le sopracciglia. Ecco la foto. Come vedete comunque hanno un po' più senso, ma non sono il top. Dopodiché ci fu la follia, nel senso che avevo la fissa delle sopracciglia, quindi qualsiasi peletto che vedessi fuori posto io andavo a toglierlo, e soprattutto era l'anno in cui le sopracciglia si utilizzavano abbastanza fini. Quindi cosa feci? Allora, attenzione alle foto che state per vedere, perché a parte il trucco obbrobrioso che sembro Casper e alle espressioni veramente che sembra che mi sia morto il gatto, guardate le sopracciglia, cioè guardate quello che restava delle mie sopracciglia. Pronte? Via. Eccole qua, le sopracciglia non dimezzate, di più che dimezzate. Quindi rendetevi conto del fatto che il problema delle sopracciglia è questo, che se voi togliete dei peli in più delle sopracciglia, non è detto che tutti vadano a ricrescere, non è come tutti i peli del nostro corpo che purtroppo poi, prima o poi, cioè, anche se li strappi in tutti i modi possibili, comunque poi ricrescono. Le sopracciglia no, c'è quel pelo superfluo che tu hai tolto una volta che probabilmente poi o non crescerà più o ci metterà 1000 mesi per ricrescere. Ecco, siamo arrivati finalmente al momento in cui vi faccio vedere come erano le mie sopracciglia prima di iniziare il trattamento. Adesso comunque, cioè le vedete che sono lo stesso, comunque disegnate, non è che sono naturalmente così belle e piene, però in realtà vedrete veramente la trasformazione. Quindi vi faccio vedere la foto del prima. Questo è il prima, cioè il giorno che mi è arrivato il kit da provare del prodotto, e ho fatto subito la foto perché comunque volevo farvi vedere come erano le sopracciglia prima di iniziare il trattamento, quindi prima di applicare anche la prima goccia di prodotto. Considerate che il prodotto comunque mi è arrivato verso metà, fine ottobre, comunque vi scriverò qua
la data esatta perché ho comunque la foto fatta, solo che sto riprendendo dal cellulare, quindi non posso verificare adesso e sbadatamente mi sono dimenticata di segnarmelo. Comunque vi metterò la data di quando ho iniziato esattamente il trattamento. Il trattamento l'ho fatto fino ai primi di gennaio, quindi adesso in realtà siamo alla fine di gennaio. C'è qualcosina ancora nel prodotto, però molto sinceramente non lo sto più mettendo ogni notte. Costantemente tutti i giorni l'ho messo comunque fino ai primi, insomma metà gennaio esagerando. Allora vi faccio vedere direttamente il prodotto perché adesso avete visto la foto del prima, quindi a cosa siamo arrivati, però poi ve lo metterò comunque nuovamente per farvi vedere il prima e il dopo, così vi rendete conto proprio del prima e del dopo insieme, perché comunque è più facile capire se il prodotto ha funzionato o meno. Il prodotto di cui vi sto parlando, cioè la marca di cui vi sto parlando, è Real Lash. Questa azienda mi ha mandato appunto questo cofanetto. All'inizio vabbè era pieno di carta, adesso ci sono solo i prodotti dentro, era per farvi vedere anche il cofanetto. E i trattamenti sono due, come vi dicevo. Appunto uno, quello col tubo più grande, è il trattamento per le ciglia. Non si vede una mazza perché c'è la luce straflesciata tipo Barbara D'Urso, però è sera, quindi senza questa luce non mi vedreste praticamente per nulla. E questo è quello per le sopracciglia. Il contenuto dei prodotti è 3 ml e 4 ml quello delle sopracciglia. Infatti quello delle sopracciglia comunque mi è durato un po' di più rispetto a quello delle ciglia. Infatti quello delle ciglia in realtà l'ho utilizzato fino a dicembre. Questo perché? Perché poi a dicembre vi avevo messo la foto della permanente alle ciglia, quindi una volta fatta la permanente ho smesso del tutto di utilizzare questo prodotto, perché comunque non sapevo se il prodotto potesse interagire con la permanente. Ovviamente l'avevo appena fatta e quindi volevo conservarmela intatta. L'azienda oltre al trattamento mi ha inviato anche altri 3 prodotti, che sono un mascara, una matita e un eyeliner, però un eyeliner di quelli comunque tipo a matita che girate e c'è il prodotto all'interno. Allora, io non amo questo tipo di eyeliner perché comunque utilizzo l'eyeliner col pennellino in feltro o l'eyeliner col barattolino, quindi in gel. La matita è una semplice matita con lo sfumino dietro, quindi quelle temperabili classiche, e il mascara, vi faccio vedere il pennellino. In realtà è un mascara normalissimo, nel senso che qua c'è scritto volumizzante, però in realtà io con le ciglia molto sfigate comunque sono abituata quindi a utilizzare diverso tipo di mascara, quindi quelli che comunque sono belli corposi. Questo l'ho utilizzato molto perché comunque lo utilizzavo più che altro per pettinarmi le ciglia. Quindi in realtà andavo a utilizzare quei mascara belli potenti che comunque però purtroppo lasciano i grumi, perché questo in realtà è veramente molto, molto liquido e molto leggero come mascara. Quindi andavo a utilizzare quei mascara più corposi e poi passavo questo per togliere i grumi e per pettinare bene le ciglia. Comunque torniamo al trattamento, che è la cosa principale di cui volevo parlare in questo video. Vi faccio vedere il prima e il dopo delle sopracciglia. Questo è il prima e il dopo, quindi vedete che comunque la trasformazione direi che c'è stata. Io adesso non so effettivamente quanto posso dare il merito al prodotto e quanto no, però in realtà è molto evidente il prima e il dopo. Quindi mi sono trovata sinceramente molto bene col prodotto. Perché dovevo comunque far ricrescere, quindi questo prodotto mi spingeva più a credere che le sopracciglia potessero ricrescere, e in realtà secondo me sono cresciute veramente tanto. Purtroppo, come vedete anche dal dopo, non sono cresciute ancora del tutto, però nel buco che si vede molto evidente ci sono comunque tutti i peletti che stanno rispuntando, quindi ho buone possibilità di riavere un bel sopracciglio pieno senza disegnarlo. In questi mesi sono sopravvissuta alla voglia di tirare peletti in più della ricrescita, perché comunque io dovevo farli crescere, quindi dovevo toccare il meno possibile, però comunque non vedevo le sopracciglia ordinate, ovviamente questo quando ero struccata. Infatti sono sopravvissuta alla voglia di togliere i peletti in più e di avere comunque le sopracciglia in ordine utilizzando questo prodotto, che non c'entra niente con la Real Lash, ma volevo comunque farvi vedere. Questo è un prodotto per le sopracciglia che ho scoperto, cioè utilizzo giornalmente quando sono nel negozio dove vi ho detto che sto lavorando, per il servizio di Brobar che facciamo di là per le sopracciglia. E comunque è un prodotto che vendiamo di là. L'ho voluto provare perché veramente anche sulle clienti vedevo che era bellissimo, sia l'effetto che la durata. Quindi avevo comprato inizialmente la matita, non mi ricordo se ve l'avevo detto, però era praticamente il mio colore di capelli, quindi avevo trovato finalmente una matita sul mogano rosso.
Questo qui comunque è color mogano, quindi si avvicina tanto ma leggermente più sul castano, quindi comunque non è rosso quanto la matita, però è fighissimo. Soprattutto la durata è incredibile sulle sopracciglia, è waterproof, quindi mi dura dalla mattina alla sera senza sbavare. Sono contentissima di questo prodotto e quindi sono riuscita a farle crescere, a non toccarle, a utilizzare e soprattutto ho avuto anche la costanza di utilizzare il prodotto ogni notte. Comunque sono riuscita a superare questi mesi anche grazie a lui, oltre che al prodotto di Real Lash. Quindi in questo periodo le sopracciglia le ho trattate in questo modo, quindi il prodotto tutte le sere per far crescere le sopracciglia e durante il giorno il Gelux, che è questo prodotto della Kylie del franchising Alika, che è appunto il negozio dove sto lavorando attualmente a Milano, è veramente una coppiata vincente. Quindi in realtà le sopracciglia si stanno trasformando naturalmente, però riesco a coprirle, avere comunque sopracciglia secondo me belle, piene, definite, grazie anche al prodotto. Parliamo ora del prodotto, ho sbagliato, parliamo ora del prodotto delle ciglia. Allora, io premetto ho sempre avuto delle ciglia molto corte, molto dritte, quindi erano delle ciglia abbastanza sfigate. Allora io vi dico che ho utilizzato lo stesso anche questo con costanza e secondo me la differenza c'è e si vede, cioè veramente io notavo le ciglia molto più lunghe. Guardando le foto sono rimasta sbalordita perché veramente il prima e il dopo era notevole. Quindi per questo vi dico, io non so quanto merito darà al prodotto delle sopracciglia, però vedendo come ha funzionato bene quello delle ciglia, io penso che un po' sia anche merito suo e quindi sono rimasta soddisfatta veramente di entrambi i prodotti. Comunque vi faccio vedere la foto del prima e del dopo, così vi rendete conto anche voi della trasformazione. Come vedete si vede che le ciglia del prima sono in un modo e nel dopo sono comunque più lunghe. Ovviamente avendo le ciglia dritte non si nota tantissimo, però col mascara e il piegaciglia io lo notavo davvero, cioè per la prima volta nella vita le ciglia mi toccavano comunque un po' la palpebra fissa. Infatti poi anche quando ho fatto la permanente a dicembre, vi metto anche la foto della permanente così vedete anche le ciglia curve, ho notato comunque come le ciglia fossero più lunghe, anche curve. In realtà la permanente va a curvarti molto le ciglia, quindi in realtà dava l'effetto ottico di ciglia un po' più corte. Però veramente io ho notato che le ciglia sono veramente cresciute rispetto alle mie. Cioè l'ho proprio notato per dirvi perché comunque ho sempre avuto le ciglia corte, quindi ho visto la differenza. Quindi in realtà penso che anche quello delle sopracciglia mi abbia dato un aiuto a far ricrescere, cioè usato con costanza a far crescere anche le sopracciglia. Quindi vi ripropongo il prima e il dopo di entrambi, così vi rivedete un po' l'efficacia del prodotto. Vi chiedo se voi avete rimedi per far crescere le ciglia e le sopracciglia o se avete mai utilizzato questo tipo di prodotto, così ci confrontiamo un po' sull'argomento. Vi ho detto tutto sperando di essere stata abbastanza chiara e di avervi fatto vedere con le foto comunque l'evoluzione che ha avuto. Vi metterò, come vi ho detto prima, le date esatte per dirvi quanto l'ho utilizzato e comunque quindi in quanto ho visto i risultati. Vi lascio il link nell'info box del sito, così se volete curiosare e vedere un po' cosa propone e come sono i prodotti. Aspetto il vostro parere e i vostri comunque, cioè un confronto per sapere se lo conoscevate o comunque se avete utilizzato prodotti del genere. Vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazze!